Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale YouTube Electronic and CNC Lab. Nel video di oggi voglio utilizzare alcuni elementi CAD fatti nei precedenti video per realizzare una teca destinata a contenere una CNC 3018, di cui vedete il disegno qui in basso a destra. I motivi che mi hanno spinto a realizzare questo progetto sono almeno 4. Il primo riguarda la sicurezza delle macchine utensili. E chi utilizza le macchine CNC, nello specifico le fresatrici, sa che il rischio di rottura di una punta e la conseguente proiezione dei frammenti non è poi così improbabile. Il secondo motivo riguarda la delimitazione dell'area di lavoro, così che nessuno si possa trovare inavvertitamente con le mani vicino al mantrino in rotazione. Il terzo motivo invece riguarda l'accumulo di polvere e trucioli di lavorazione attorno alla CNC. Chi fresa tutti i giorni, o quasi, sa che ogni materiale lavorato genera una notevole quantità di questi rifiuti di polvere. Infine, il quarto motivo riguarda la riduzione del rumore. Se ben fatta, una teca può rendere meno fastidiosa la CNC durante la lavorazione. Allora, vediamo gli elementi CAD che ci serviranno oggi. Come primo elemento abbiamo il profilato 20x20, poi abbiamo la cerniera formata da 2 blocchi, poi l'angolare, che è quell'elementino che ci serve per unire tra di loro i vari profilati, e poi il pannello, che qui ho fatto in dimensione ridotta, ma che poi andrò a dimensionare di volta in volta. Allora, cominciamo con rimuovere gli elementi che non ci servono. Teniamo il profilato da 500 mm e con Move posizioniamolo orizzontalmente, appoggiato al piano orizzontale. Definiamo un piano coincidente con la base della CNC che adesso rimuovo. Adesso selezioniamo dal menu degli elementi il profilato, posizioniamo le coordinate di traslazione alla base del profilato e andando su Up To lo facciamo aderire al piano orizzontale. Selezioniamo l'elemento, lo duplichiamo con CTRL-C e CTRL-V e lo trasliamo di 470 mm in direzione Y. Selezioniamo poi il profilato da 400 mm, lo duplichiamo e lo posizioniamo spostando le coordinate di traslazione sulla faccia sinistra del profilato verticale. Andiamo di nuovo su Move, posizioniamo le coordinate sulla faccia anteriore del profilato verticale e andiamo a farlo coincidere con Up To, con il profilato orizzontale anteriore. A questo punto lo duplichiamo e lo trasliamo verso sinistra di 520 mm. Adesso duplichiamo anche questi 2 profilati verticali e li trasliamo verso la parte posteriore di 470 mm. Ora dobbiamo fare il posizionamento del profilato destro orizzontale, quello appoggiato alla base. Quindi lo selezioniamo posizionando le coordinate di traslazione sulla faccia destra del profilato verticale e allineandolo con il profilato verticale che sta sulla sinistra. Adesso con Move ruotiamo di 90 gradi. Adesso ruotiamolo in modo più
comodo per andare a posizionare le coordinate di traslazione sulla sezione anteriore del profilo orizzontale. Per farlo coincidere, poi riposizioniamo in basso al profilato orizzontale le coordinate di traslazione e facciamo appoggiare il pezzo sulla base. Con CTRL C e CTRL V lo duplichiamo e lo spostiamo sul lato sinistro della nostra teca. Le operazioni di traslazione ormai le conosciamo abbastanza bene, quindi non è necessario ripetere tutti i passaggi. Adesso selezioniamo i due profilati, quello anteriore e quello posteriore, li duplichiamo e li trasliamo verso l'alto fino alla sommità dei profilati verticali. Ora selezioniamo i due profilati alla base, quello destro e quello sinistro, e li trasliamo alla stessa quota dei due che abbiamo appena posizionato. Ora su ognuno dei due profilati ci sarà da fare una piccola traslazione verso l'interno per permettere lo scorrimento all'interno della scanalatura del profilato verticale di un pannello e per permettere anche l'estrazione di questo pannello laterale sia sulla destra che sulla sinistra. Eseguiamo la stessa operazione di traslazione verso l'interno del profilato sinistro. Uso come riferimento il bordino del profilato verticale. A questo punto possiamo iniziare a posizionare tutti gli elementi angolari che servono a bloccare tutti i profilati ancorandoli l'uno con l'altro. Allora, posizioniamo sulla parte piatta sinistra le coordinate di traslazione e facciamolo aderire al profilato sinistro che si trova sulla base. Dopo riposizioniamo le coordinate di traslazione sulla parte posteriore e trasliamolo fino alla parte posteriore della base della teca. Adesso con operazioni di duplicazione e rotazione posizioniamo l'angolare sul lato destro posteriore. Adesso selezioniamo tutti e due gli angolari posteriori, li duplichiamo, li ruotiamo di 180 gradi e li spostiamo verso la parte anteriore sulla base. Trasliamo con Move ed eccoli al loro posto. Adesso ho posizionato le coordinate sulla parte superiore dell'angolare, ho selezionato i quattro angolari, li ho duplicati e li porto nella parte superiore della teca. Dovrò traslarli verso l'interno perché sono parzialmente
sovrapposti con il profilato laterale alto, quindi li posso selezionare a 2 a 2 e traslarli a contatto con il profilato superiore del lato sinistro. Sempre con Move Up To, e li porto a contatto con il profilato sinistro superiore. Adesso seleziono i due angolari destri ed eseguo la stessa operazione. A questo punto dobbiamo posizionare ancora alcuni angolari, quindi creiamo delle copie. Selezioniamo i due angolari anteriori posti sulla base, li ruotiamo di 90 gradi e andiamo a posizionarli sugli angoli anteriori dei profilati tra la base e i montanti laterali. Con le solite operazioni di traslazione, con Move e Up To, li facciamo aderire alle pareti dei profilati. Adesso li ruotiamo di 180 gradi e andiamo a posizionarli sulla parte superiore frontale. A questo punto li possiamo selezionare tutti e quattro, quelli anteriori, duplicarli e spostarli sulla parte posteriore con un'unica mossa. Adesso passiamo al posizionamento delle cerniere. Sono formate da due pezzi, selezioniamoli entrambi, trasliamoli all'esterno della teca e con Move posizioniamole sul lato sinistro, sollevandole poco sopra gli angolari neri. Per quella inferiore e poco sotto per quella superiore. Trasliamola di 5 cm verso l'alto duplichiamola e facciamo la stessa cosa sulla parte superiore. E
Passiamo adesso al disegno dei pannelli trasparenti, per cominciare da quello anteriore che si aggancerà alle cerniere. Spessore 4 mm e lunghezza 520 mm, con un'altezza complessiva di 440 mm. Andiamo su Pull, tiriamo verso l'alto, non troppo, diamo una colorazione trasparente e impostiamo la lunghezza. A questo punto va traslato a contatto con le cerniere. A questo punto, in modo analogo ma un po' più velocemente, andiamo a posizionare gli altri pannelli laterali e posteriori. Spessore sempre 4 mm e lunghezza 460 mm. Con Pull lo portiamo fino alla base e con Display gli diamo poi la colorazione trasparente tipica del pannello di plexiglass. Verifichiamo che si inserisca lasciando un po' di spazio all'interno della scanalatura del profilato, dopodiché lo duplichiamo e lo spostiamo sulla parete opposta. Adesso rimane da posizionare il pannello posteriore che andrà a coprire l'intero perimetro esterno. Quindi 540 mm di lunghezza per 440 mm di altezza. Questi pannelli poi esternamente andranno a fissarsi con i dadi per i profilati, che sono dei dadi trapezoidali, che si inseriscono all'interno di questa scanalatura qui. Adesso disegniamo il pannello di copertura, sempre 4 mm di spessore, sempre in plexiglass. Lo facciamo arrivare fino alla parete interna del pannello laterale scorrevole. 4-5 mm lo spessore. Adesso andiamo a fare il pannello di base, che potrà essere di alluminio o di legno. Lo spessore è 5 mm o superiore, dipende dal materiale. Prendiamo tutto il perimetro esterno, useremo poi i fori centrali per fissarlo alla base, i fori centrali dei profilati verticali. Andiamo a vedere adesso come si posiziona all'interno della teca la nostra CNC, un po' stilizzata, ma comunque con gli ingombri
corrispondenti a quella della CNC 3018. C'è abbastanza spazio sia in altezza che lateralmente e posteriormente. Vediamo adesso da tutte le angolazioni la teca con lo spazio visibile per poter entrare e eventualmente pulire lo spazio di lavoro. È molto comodo, e considerate che i pannelli laterali destro e sinistro possono essere sollevati dalla loro posizione per agire ancora più comodamente. Ecco, così è come la teca si presenta, con i pannelli laterali alzati e bloccati dalle cerniere e il pannello anteriore aperto. Adesso un dettaglio sulla cerniera dello sportello, con tanto di scritta miniaturizzata. Vediamo adesso alcuni dettagli. Il sistema di bloccaggio dello sportello è comodo ed è anche semplice da fare o da acquistare se si vuole. Adesso un'occhiata alle varie vedute, dall'alto in questo caso. L'apertura dello sportello anteriore. Per farla ruotare bisogna selezionare il pannello e le due metà della cerniera connesse al pannello. Dopodiché, posizionando le coordinate di rotazione e traslazione sull'asse della cerniera, si riesce ad eseguire la rotazione dell'anta. La veduta posteriore, ho posizionato i due connettori, quello di alimentazione per alimentazione 220 volt e quell'altro connettore da pannello è un connettore USB passante con USB tipo A femmina da tutte e due le parti. Bene, direi che per oggi abbiamo finito. Se questo video vi è piaciuto, ricordatevi di lasciarmi un like e se volete anche dei commenti, domande e suggerimenti. Inoltre, se vi va di ricevere gli avvisi automatici ogni volta che carico un video, iscrivetevi al mio canale e cliccate sulla campanellina. Per adesso vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao e buon divertimento!